Ciao! Su questo video inizieremo a vedere cosa sono le grandezze elettriche in corrente continua. Poi più avanti ti spiegherò la differenza tra corrente continua e corrente alternata. La tensione. La tensione è quella forza che trovi ai capi di due fili, ad esempio di una batteria, di una pila. Se tu ad esempio prendi quelle batterie da 1,5 V, quella V qui è la tensione della batteria. V è l'unità di misura della tensione. V come volt. Ci sono batterie ad esempio, quelle con i due clips che sono 9 volt, 9 V. Abbiamo la batteria della macchina che è 12 volt, quindi 12 volt è la tensione. Abbiamo il caricatore del cellulare, caricatore con la spina, con la USB di vari tipi che va al nostro bello smartphone. Su qui ci sarà scritto 5V. Adesso i nuovi caricatori ultra rapidi riportano anche altre tensioni. Caricatori un po' vecchiotti, lascia stare quelli modernissimi, avevano una tensione standard di 5V. Le prese sul computer, sul tuo computer portatile, le presette che hai sui lati USB hanno una tensione di uscita di 5 volt. Quindi tutto questo qui è tensione. Quindi se uno ti chiede qual è la tensione della batteria, tu gli dirai 12 volt, 1,5 volt, 9 volt, eccetera. Il volt è l'unità di misura della tensione. Dopo, come unità di misura della lunghezza, che è il metro, ci sono i multipli e i sottomultipli, anche qui abbiamo i multipli. Quindi quando si vanno su tensioni alte si inizia a parlare di kilovolt, o quelle basse millivolt, però il concetto non cambia. Io potrei dire 15 kilovolt o 15.000 volt, che è la stessa roba. A proposito di tensione più alte, in casa avrei sentito dire che hai una tensione di 220, adesso è diventata 230 volt. C'è una differenza tra quella delle batterie e quella di rete della casa, che una è alternata e una continua, come ti avevo iniziato a dire all'inizio. Però per la formula che vedremo dopo tratteremo solo quella delle batterie, quella di casa la tratteremo magari più avanti quando parleremo della corrente alternata, questa qua. La corrente, tensione e corrente sono due cose diverse. A volte si sente dire corrente al posto di tensione. Bisogna fare una bella distinzione tra le due cose, perché la tensione è quella che c'è tra due capi, quindi tra qui e qui c'è una tensione, una differenza di potenziale. Invece la corrente è qualcosa che circola, quindi se io prendo una batteria non posso parlare di corrente perché non c'è un circuito chiuso, non sta accendendo nulla. Se io prendo una batteria da 9 volt e ci collego una lampadina classica, quella filetto, prendo un filo, lo metto sotto e un filo lo metto sulla virola. Il disegno non è bello, giusto per farti capire. La lampadina dovrà essere della stessa tensione della lampadina, perché se fosse più piccola brucierebbe, se fosse con una tensione maggiore si accenderebbe a fatica. Quindi anche le lampadine hanno riportato una tensione. Quando tu compri la lampadina per mettere in casa, che adesso sono tutte LED, ma sopra c'è stampigliato a 230 volt. Invece in questo caso, se io ho una batteria a 9 volt e una lampadina, e potrei usare anche una 12 volt dove si accenderebbe meno, cosa succede? Che dal filo positivo più, le batterie hanno sempre un più e un meno, quindi dal filo più esce una corrente, come se fosse un tubo dell'acqua, è un rubinetto, no? Apro il mio rubinetto, è come se qui attaccassi il filo, mettessi un interruttore che apre e chiude, inizia a passare questa corrente, si chiama, che passa attraverso il filamento e ritorna alla mia batteria. Quindi c'è un circuito che si chiude e questa che passa qua dentro è una corrente, e l'unità di misura della corrente è l'ampere. Ampere, A maiuscolo, perché il suo scopritore, inventore è Ampere. La stessa cosa volt, perché volta. Maiuscolo e minuscolo riporta un po' se è stata una scoperta di una persona o no. Infatti alcune unità di misura sono in minuscolo, alcune in maiuscolo. Volt, ampere e ohm, che è quello della resistenza, sono tutte e tre maiuscole. Ohm, è la lettera greca omega, poi la vedremo. Ampere. Per sapere quanti ampere passano qui dentro c'è una formuletta che vedremo dopo.
o lo misuro con uno strumento o lo vado a leggere ad esempio sulla mia lampadina. A volte c'è scritto ad esempio 12 volt 1 ampere. È chiaro che se questa lampadina qui è da 12 volt 1 ampere, quindi ci saranno scritti anche i watt, che è la potenza, 12 volt 1 ampere se la lampadina la collego a una batteria da 12 volt. Una batteria da 12 volt, lampadina 12 volt, ci passano 1 ampere perché la lampadina è da 1 ampere. Se io l'alimento a 9 volt, gli ampere saranno un po' meno, quello che passa qua dentro è meno. Quindi qui dentro passa questa corrente qui, non sono altro che gli elettroni, però adesso non voglio tirar fuori termini troppo complicati, voglio solo farti capire cos'è tensione, corrente e resistenza, che già penso che così sia una cosa complicata per chi non conosce l'argomento. Tensione è batterie, alimentatori, presa di casa. Corrente è quello che ci passa, ad esempio sul contatore dell'Enel o sugli interruttori c'è scritto 15 ampere, 16 ampere, che è la massima corrente che può passare nel contatore, dopodiché scatta. Adesso i contratti non sono più fatti in corrente ma in potenza, quindi ci sarà scritto 3,3 kW, che sono 3300 watt. La potenza, che questa qui in watt la vedremo più avanti, era solo per farti un esempio della corrente. La corrente poi la trovi scritta anche nei fusibili che vedremo più avanti. Non so se hai già sentito parlare dei fusibili. Nei fusibili, quelli di vetro, fatti così, qui c'è il vetro, c'è scritto la corrente, ad esempio 1 ampere. Cosa vuol dire? Che se io quel fusibile lo metto qui sulla mia lampadina, se la lampadina si guasta, che ne so, qui vanno insieme questi due fili sotto alla lampadina, si crea un cortocircuito. Cortocircuito vuol dire che i due fili della batteria vanno insieme dopo il fusibile, cioè che il fusibile brucia perché passano più di 1 ampere. Oppure se lo mettessi qui e la lampadina anziché da 12 volt 1 ampere lo metto da 12 volt 2 ampere, il fusibile brucierebbe perché non lo sopporta. Massimo 1 ampere. Di questi fusibili esistono di tutti gli amperaggi tipo. Era solo per farti un altro esempio dove puoi trovare la scritta ampere. Non confondere su quello che c'è scritto sulle batterie delle macchine, ci sono scritti volt ampere, oppure puoi trovare a volte sì gli ampere di picco erogati, però sono cose un po' particolari che non vedremo adesso perché farebbero solo confusione per farti capire questo argomento. Quindi hai la tensione, questa, che l'unità di misura è V, volt, la corrente che è A, che è ampere, si dice anche I sta per corrente, potresti trovare a volte scritto I, adesso i termini stanno un po' diventando tanti, I, però ricordati A, ampere, volt, ampere. Adesso vediamo l'ultima, che è la resistenza. La resistenza invece è un qualcosa che si mette in mezzo al circuito. Prendiamo la gomma e cancelliamo un po' qui. La resistenza è quella che si mette in mezzo a un circuito, quindi ho la mia batteria con il meno e il più, io ho un circuito, facciamo ancora la lampadina, vediamo se mi viene un po' meglio. Ok, questo è il filamento, più o meno indifferente sulla lampadina. Poi vedremo anche quando il più e meno devono essere rispettati, perché sennò o si guasta il componente o non funziona. Qui ho 12 volt, la mia lampadina è 12 volt, ho una corrente che va così e torna indietro, che sarà da tot ampere, facciamo finta che sia 1 ampere, e c'è una resistenza dovuta al filamento. Il filamento è una resistenza. Come si calcola questa resistenza? Me lo dice la legge di Ohm. Queste tre cose sono legate insieme. La resistenza ha un'unità di misura, resistenza R sta per resistenza, ha unità di misura che è l'ohm, l'omega lettera greca, che è così, omega. Qual è la formula per calcolare? Allora, la corrente, che sarebbe I, uguale tensione fratto resistenza. Tensione si calcola resistenza per corrente, resistenza uguale tensione fratto corrente, dove la I sarebbe i miei ampere e la R sono i miei ohm. Che casino, mi dirai, cosa mi sta raccontando questo? C'è una corrente di 1 ampere, per sapere la resistenza della lampadina dobbiamo fare tensione fratto corrente, quindi resistenza della lampadina uguale tensione fratto la corrente sono 12 ohm. E se noi facessimo le formule inverse, V uguale R per I, quindi 12 per 1 uguale 12. Magari per comprendere meglio
cambiamo alcuni valori. Prendiamo la gomma. Ad esempio abbiamo una lampadina che, guarda caso, c'è scritto che ha una resistenza da 100 ohm, R uguale 100 ohm, e voglio sapere che corrente circola qui, quanti ampere circolano qui. Quindi la formula è I uguale tensione fratto resistenza, quindi la tensione è 12 volt fratto la resistenza che è 100 ohm, 12 diviso 100 fa 0,12 ampere. I, che è la corrente. Su internet, se cerchi legge di Ohm, trovi delle belle tabelline tipo queste, dei bei grafici tipo questi qui, dove ci sono la formula, come funzionano questi qui. Qui abbiamo che la potenza ancora non l'abbiamo vista, però c'è R che è la resistenza, V che è la tensione e I che è la corrente. Quindi se tu devi calcolare la resistenza, cosa devi fare? Tensione fratto corrente. Qui c'è anche la potenza, non guardarla. Se devi calcolare la tensione e corrente, I, corrente per resistenza, qui non c'è niente, vuol dire che c'è il per in mezzo. Qui è potenza e potenza, non l'abbiamo ancora visto. I, che è la corrente, tensione fratto resistenza. E tutte queste tabelline con le formule sono tutte uguali, sono fatte in 100 modi. Questa qui è come l'abbiamo vista noi, R uguale V su I, R, quindi come ti dicevo prima, resistenza ohm, V tensione volt. Questo qui facciamo così, lo prendiamo, lo copiamo e lo mettiamo qui come promemoria, che sono le cose che ci siamo detti fino adesso. R resistenza ohm, R resistenza ohm, l'ohm è così, V tensione volt, I corrente ampere, il simbolo è A, P potenza, non l'abbiamo ancora visto, magari iniziamo a accennarlo, già che ci siamo, e watt. La potenza che si misura in watt, V maiuscolo anche qui, quindi volt maiuscolo, omega, oppure se vuoi scriverlo per esteso puoi scrivere anche OHM, e ampere, A maiuscolo. Quindi la potenza, ancora nell'esempio precedente, io ho la mia batteria della macchina, col più e meno, ho la lampadina, ad esempio dei fari anabbaglianti, adesso sono tutte LED, ma fino a poco tempo fa c'erano le lampadine, anzi erano doppie, vabbè, facciamo le singole, da 55 watt, 12 volt, questo è quello che c'era scritto. Quindi la potenza, non c'è scritto la corrente, quando noi compriamo una lampadina c'è la potenza, più è potente più fa luce e più consuma corrente. La tensione è sempre 12 volt perché si deve abbinare alla nostra batteria che è 12 volt. La corrente, che è quella che circola, è proporzionale alla potenza, e anche qui c'è una formula. Qui colleghiamo il più e meno, qui circolerà una corrente che passa attraverso il filamento ed esce, ritorna al meno. Come facciamo qui a calcolare la corrente che circola qua o la resistenza? Ad esempio noi qui ci interessa la corrente, la I che non sappiamo, e la R della lampadina che non sappiamo. La corrente si calcola, andiamo qua a vedere, P fratto V, potenza fratto tensione. La resistenza come si calcola? Resistenza uguale V al quadrato, che sarebbe V per V, fratto potenza. Potrei usare questa formula per calcolare la corrente e questa formula per calcolarmi la resistenza. Ad esempio, se faccio 55 diviso 12 avrò la mia corrente. Se faccio 12 per 12 diviso 55 ho la mia resistenza. Quindi 55 diviso 12 è 4,6 ampere. 12 per 12 fa 144 diviso 55 sono 2,6 ohm. 2,6 ohm. Se io applico la formula iniziale che era I uguale V su R, adesso posso farlo. I uguale V fratto R, I che è la corrente, la stessa roba, V che è 12 diviso la mia resistenza che è 2,6 dovrebbe fare 4,6 che l'abbiamo calcolata invece con la potenza. Vediamo se i conti tornano. 12 diviso 2,6, 4,6 ampere. Ci siamo arrivati comunque. Abbiamo 4,6 fatto facendo 12 diviso 2,6 e qui 55 diviso 12. Tutto questo casino che abbiamo visto adesso per farti capire cos'è la potenza. La potenza è quello che, diciamo, trovi scritto sul corpo dei componenti,
esempio le lampadine, ti sto facendo l'esempio delle lampadine perché sono le cose che conosci meglio. Sulla lampadina trovi scritto la potenza in watt, trovi sempre scritto la potenza, ad esempio la lampadina di casa trovi scritto 60 watt, quelle vecchie, adesso quelle a LED magari c'è scritto 15 watt, 20 watt, 10 watt, 7 watt e ci trovi scritto sopra 230 volt AC, che sta per corrente alternata, lo vedremo successivamente. Facciamo finta che sia continua perché tutte queste formule qui sono per la corrente continua. Corrente continua, poi ti spiegherò cos'è la corrente continua, o DC, che è in inglese, direct DC, che è in inglese. Quindi ti puoi allenare calcolando le correnti delle varie lampadine, quanto corrente passa in un circuito fatto con delle lampadine. Ad esempio in casa hai la tua lampadina che sarà collegata ad un circuito con un interruttore, questo disegno così l'interruttore, che vanno al quadro generale. Vabbè, non li vedi, tu vedi solo la tua lampadina. Ho scritto, che ne so, 20 watt, 230 volt. Quanta corrente passa in questo filo? Lo puoi calcolare facendo l'operazione che abbiamo visto poc'anzi. I uguale P fratto V, e questo vale per tutte le lampadine. Quindi tu fai 20 watt diviso 230 volt, che corrente passa? Andiamo a prendere la calcolatrice. 20 diviso 230 sono 0,087. 0,087. Che cosa? Per quando le correnti sono così basse si usano i milliampere. In questo caso si sposta di 3 posti la virgola, milli qua, quindi 87 milliampere. Faccio la formula inversa per vedere se è giusto. Prendiamo la mia tabellina, ci calcoliamo la potenza V per I, che è quello che abbiamo visto all'inizio. Potenza uguale V per I. Un altro modo per ricordarti sempre la legge di Ohm, sai cos'è? Viva il Re. Viva il Re. Se tu tieni a mente questa frase, viva il Re, cosa fai? Viva il Re. V uguale I per R. Viva il Re. E non te lo dimenticherai mai questa cosa. Viva il Re. E con questo calcoli le formule inverse. Non so se a scuola l'avevi già fatto, però con una formula base poi riesci a calcolare tutte le altre. E poi trovi anche qui I uguale V fratto R, R uguale V fratto I. V per I, quindi 230 per 0,087 deve fare 20. 230 per 0,087 fa 20. 20 cosa? Watt. Watt, che è la potenza. Quindi qui possiamo scrivere che l'unità di misura della potenza è il watt, l'unità di misura della corrente è l'ampere, l'unità di misura della tensione è il volt, guarda caso, stessa roba. L'unità di misura della corrente è l'ohm, omega o h m. Facciamo un altro esempio, un LED. Ormai tutti conoscono cosa sono i LED. I LED, quelli fatti così, che hanno uno smusso qua da una parte, una gambetta corta, una gambetta lunga. In trasparenza qui c'è una parte più larga e una parte più piccola. E qui c'è tipo un filino. Questo è il classico LED, che è l'abbreviazione di light, luce, e emitter, diodo, emettitore di luce. LED è l'acronimo di diodo che emette la luce. Dove c'è lo smusso c'è il catodo, che poi ti spiegherò cos'è. Per te è il meno. Il piedino più lungo è il più. Quindi se in giro un LED o lo dissaldi, se lo dissaldi i piedini saranno lunghi uguali, quindi devi guardare lo smusso o lo guardi contro luce. Quindi dove vedi la parte più grossa sarà il meno. Quindi prendiamo la nostra batteria 9 volt più e meno. Possiamo collegare il LED direttamente? No, brucierebbe. Adesso ti dico solamente che bisogna mettere una resistenza in serie, si dice. Poi vedremo cos'è una resistenza che dentro è una lampadina. Potrei mettere una lampadina qua, però deve essere di valore corretto, se no il LED o brucia o si accende poco.
Quindi qui è importante rispettare il più o meno la lampadina, se no rischierei di bruciare il LED. Questo lo colleghiamo qua. In questo circuito circola corrente, quindi passa di qua e mi accende il mio LED. Io qua ho una resistenza. Se io qui so che scorrono 20 mA, M minuscolo e A maiuscolo, che sono 0,020 A, posso calcolare la mia resistenza facendo la formula R che l'abbiamo vista prima, V su I, R V su I. Quindi questa resistenza qui, R uguale V su I. Ricordati che la legge di Ohm è la base dell'elettronica. Questa lezione serve per poi capire tutto quello che viene dopo, i vari componenti, quindi ti spiegherò bene cos'è la resistenza, cos'è il LED, eccetera eccetera. Però prima devi capire queste grandezze fondamentali che sono tensione, corrente e resistenza per poter fare dei ragionamenti che stiamo già iniziando a fare qua. 9 diviso 0020 cosa fa? Prendiamo la calcolatrice. 9 diviso 0,020 sono 450 ohm. Quindi questa resistenza qui è 450 ohm, perché ho definito che circolano 20 mA. Poi vedrai che per calcolare la resistenza del LED bisogna fare in un modo diverso. Questo qui era giusto per applicare velocemente la legge di Ohm in questo circuito dove è nota la corrente che circola. La resistenza poi ha anche una potenza. Come si calcola la potenza? Che poi lo vedremo quando approfondiremo l'argomento resistenze. Potenza V per I. La tensione la sappiamo, la corrente la sappiamo. Ovvero, la tensione sappiamo quella della batteria, i capi della resistenza non sappiamo la tensione. Come andiamo a vedere, c'è un'altra formula per calcolare la potenza che è I quadro per R. V quadro fatto R no, non lo sappiamo, quindi è I quadro per R. I quadro vuol dire I per R. Quindi facciamo 0,020 per 0,020 per 450 fa, quindi 0,02 per 0,02 per 450 sono 0,18 watt, quindi 0,18 watt. Questa qui è la potenza che viene dissipata dalla resistenza. Come la lampadina aveva una dissipazione in luce, la resistenza ha una dissipazione in calore. Anche la lampadina ha una dissipazione in calore, però la maggior parte dell'energia che viene sviluppata in luce. Infatti le lampade LED hanno un'efficienza molto alta perché è quasi tutta luce, calore meno. Le lampadine hanno un'efficienza minore, però la potenza viene emanata in luce. La resistenza non fa luce, che non è il suo compito, ma questa qui ad esempio si scalderà per 0,18 watt. Un'altra cosa che vedremo più avanti, quando andremo a comprare le resistenze, dovremo anche scegliere la potenza, perché se scorre tanta corrente la potenza deve essere più alta. Facciamo un esempio sul sito che ti avevo indicato. Prendo la resistenza, che poi ti spiegherò bene com'è, era giusto per farti vedere la batteria. No, prendiamo la lampadina. Resistenza, cos'era di resistenza la nostra lampadina? Però questo qui aveva fatto l'esempio, qui 12 volt 100 ohm. $120 mA. Noi cosa avevamo fatto? 120 mA. Visto che questo che avevamo calcolato noi qui torna, batteria 12 volt, passano 120 mA, ipotizzando che la lampadina abbia una resistenza da 100 ohm. Ok, poi ti spiegherò bene come funziona questo pannello nei prossimi video. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, che vedremo la differenza tra corrente continua e corrente alternata. Ciao!